Ciao amici, oggi ho modo di metter mano su questo spettacolare laptop da gaming. Si tratta di un Acer Nitro 5, l'ultima versione del Nitro 5 e senza girarci intorno più di tanto, credo sia il migliore notebook da gaming per la fascia di prezzo intorno a 1000 euro, 1100 euro costa questo. Cominciamo un attimo, vi faccio vedere velocemente la parte estetica che secondo me è davvero bella. Vabbè, ci sono questi inserti rossi e si presenta proprio muscoloso perché ha delle prese d'aria molto ampie dietro e sui lati. Vabbè, le varie porte sulle quali non mi soffermo perché sono tante, come al solito, permettono più o meno di collegarla a qualsiasi cosa, quindi HDMI, USB, LAN, eccetera, eccetera. C'è anche la USB-C qua. Anzi, vi faccio vedere pure sotto com'è. Plasticoso, però ampie prese d'aria per raffreddare l'hardware che, essendo un PC da gaming, è davvero importante. Perché sebbene monti, in questo caso quello che ho per le mani, un i5 di decima generazione, che non è il processore più potente del mondo, monta invece, cosa che lo rende fantastico per il gaming, una scheda grafica che è la RTX 3060, che eh, dovrebbe essere al momento una delle migliori scelte da effettuare per un PC gaming portatile. Poi vi faccio notare come lo schermo abbia un refresh rate particolarmente alto e abbia, vabbè, chiaramente una risoluzione Full HD. Credo che il massimo, come direbbero a Napoli, la morte sua sia attaccarlo poi a un monitor esterno, però anche solo in questa configurazione, secondo me, permette performance di gaming di alto livello. Premesso che io non sono un amante del gaming per PC, però avendolo per le mani e avendo studiato un pochino il mondo del gaming su dispositivi portatili per conto di un amico, questo oggi rappresenta una soluzione, credo è la soluzione migliore in termini di rapporto qualità-prezzo e quindi volevo un attimo parlarvene. Dunque, al di là dell'estetica che secondo me è bella, è muscolosa e da gaming, vi faccio vedere pure all'opera il PC. Parte in questo modo, vi faccio vedere in quanto si avvia pure il colpo d'occhio che dà. Avete visto la tastiera come cambia colore con i LED RGB, diciamo fa belle animazioni. Vabbè, è già partito. Allora, sistemo un po' meglio il telefono così vi faccio vedere un pochino pure come si comporta nell'utilizzo dei vari programmi. Allora, eccoci con il PC avviato e che gira. Chiaramente adesso non c'è niente, poi ce l'avrò a disposizione per pochissimo tempo, quindi non posso installare e fare come al solito le prove di qualsivoglia programma. Però volevo farvi vedere un pochino come si comporta. Avete visto l'avvio che è istantaneo, quindi dallo spento alla schermata di login di Windows ci mette nulla. E però volevo farvi vedere come si comporta con l'utilizzo di programmi che stressano il PC, che sono fatti proprio per stressare il PC. Quindi che farò adesso? Vi farò vedere la simulazione di Geekbenchmark, che è un software noto per testare il PC in tutte le sue componenti. Vi faccio vedere come si comporta. Poi vi faccio vedere un pochino qual è la suite di programmi con il quale viene fornito questo PC. Quindi in particolare, essendo un PC da gaming, avete modo di accedere a una console dedicata o premendo, come vedete, l'iconcina qui, piuttosto che un tasto sulla tastiera dedicato che è questo qui. E in questo modo accedete, vedete, al controllo delle ventole e della relativa temperatura. Quindi in questo caso lui in automatico gestisce la velocità della ventola, della CPU e della scheda grafica discreta e chiaramente queste velocità aumentano in funzione del carico che abbiamo su scheda grafica e processore e quindi in funzione di quello che facciamo girare sul nostro PC. Quindi io comincio a impostare il risparmio di energia a prestazioni elevate in maniera tale che il PC non si risparmi nel fare i test che che sto per lanciare e passerei subito a questo programma qui che è quello che permette di fare un test overall di tutto il computer. Quindi vediamo un attimo il riepilogo. Qua stiamo parlando di un Acer Nitro modello AN515-55. Chiaramente vi lascerò poi il link in descrizione per l'acquisto su Amazon. Ah, vi dico un'altra cosa.
Questo è la versione i5 e ha tutto installato in termini di sistema operativo, è esattamente come lo vedete quando vi arriva a casa. C'è però una versione che secondo me da un punto di vista qualità-prezzo è ancora meglio, che è la versione i7, che allo stesso prezzo però non vi offre il sistema operativo, quindi dovreste poi provvedere in autonomia. Dunque, se siete un minimo smanettoni e siete in grado di installarvi da soli il sistema operativo, io vi consiglierei di prendere l'i7 e di procedere poi in autonomia. Poi, passando al processore, i5 di 10ª generazione, questo è il modello esatto, 10300H, 4 core fisici, 8 core logici, 8 thread logici, quindi io voglio fargli fare adesso un test su non solo la CPU, ma voglio misurare le performance di tutto il PC, quindi CPU più scheda grafica. Dunque, lanciamo il benchmark. Vediamo intanto, mentre gira, come cambiano le velocità delle ventole. Quindi siamo 1570, 1800, vediamo, già vedete che la temperatura ha avuto un picco e mi aspetto che le temperature comincino progressivamente a salire, a tenersi su valori più alti e di conseguenza anche la velocità delle ventole mi aspetto cresca. Che cos'è questa? È una funzionalità ancora che aumenta la velocità in caso di uso intensivo. Vabbè, via. Vediamo come funziona questa. Solo in modalità auto. Ok. Questo è il test che mi ha restituito Geekbench. Ok. Diciamo che mi sarebbe pure piaciuto confrontarlo con altri test di altri PC, però visto che mi è stata fatta proprio una richiesta puntuale, vi faccio vedere anche le performance di questo device per attività di mining. In particolare mi è stato chiesto di verificare come va quest'hardware che monta questo PC con l'utilizzo di due tool di mining differenti, che sono NiceHash, che è questo qui, e MinerGate, che è un altro tool. Quindi procediamo con il primo. Allora, NiceHash è questo qui e facciamo partire il mining sia per CPU che per GPU. Quindi facciamo minare il PC con entrambe le componenti hardware che ha. È partito. Non mi dilungo sull'installazione di NiceHash perché è lunga e trovate 18.000 tutorial su internet, però in configurazione standard, quindi così come vi arriva a casa, questo PC ha performance in questi termini. GPU 34,5, lo stiamo vedendo insieme a voi, megahash al secondo, mentre CPU 1,3 kHz al secondo. Diciamo che la GPU, come era anche lecito aspettarsi, ha performance molto più alte chiaramente della CPU e immagino sia un mining rivolto a monete differenti, quindi utilizzano algoritmi di sicuro differenti per GPU e per CPU. Vediamo un attimo che succede togliendo la CPU, perché in questo caso stiamo stressando tutto l'hardware per il nostro PC e vi faccio vedere come la console di controllo delle ventole registra un incremento notevole di carico sulla CPU e sulla GPU, vedete infatti il balzo di temperature, e regola di conseguenza la velocità delle ventole, che quindi era prima intorno a 2000 se vi ricordate, adesso è passata a 4000 per la GPU e 3000 per la CPU. Vediamo poi un'altra cosa, proviamo a spegnere, 35 megahash è salito, cioè il rendimento forse un pochino più alto di quello che vi ho fatto vedere prima per ciò che riguarda la GPU e vediamo che succede fermando la CPU, quindi dedicando la sola scheda grafica al mining. Avete visto che Avete visto che la CPU ha avuto un crollo di temperatura perché giustamente ha rilevato un alleggerimento del carico.
quindi è passata dai 94 gradi a 80, quindi adesso penso che si stabilizzerà. Quindi in termini di performance, questa è la performance di riferimento per ciò che riguarda il mining con questo è NiceHash. Invece, passando all'altro tool di mining, che è MinerGate, ve lo mostro subito. Vedete che se io comincio a faccio partire per esempio Monero, in questo caso non mi dà possibilità di far partire la GPU. Non ho capito perché, ma questo non mi torna però, dovrebbe essere... Aspettate che lo faccio ripartire, perché non è possibile. No, aspettate un po', chiudo NiceHash. Ok, quindi facendo partire entrambi, vediamo le performance che si registrano. In questo caso stiamo minando sempre per la stessa moneta, quindi chiaramente bisognerebbe fare un'analisi puntuale e un confronto tra i due facendo minare rispettivamente a CPU e GPU le stesse monete, anche a MinerGate le stesse monete che stava minando NiceHash, però in questo caso non mi interessa tanto fare l'analisi di dettaglio quanto mostrarvi le performance al momento su una, ad esempio, darvi un benchmark di riferimento per questo PC e approfittarne per farvi vedere pure qual è l'andamento e la gestione, secondo me bellina pure, anche da un punto di vista grafico è molto accattivante, della velocità delle ventole e delle temperature di CPU e GPU. Quindi qua vediamo che si attesta grosso modo su 600 al secondo, 700 magari. Qua c'ho anche il browser aperto perché sto cercando di scaricare un altro tool di benchmark che è 3D Mark. Vi voglio far vedere anche un giro di 3D Mark faremo poi. Quindi diciamo per avere un'idea sulle performance di questo PC nel mining, penso che prima NiceHash, che forse è quello più facile da gestire, e poi MinerGate possano darvi grosso modo un'idea se questo ritenete possa essere un utilizzo che vogliate fare del PC. Chiaro che essendo un portatile io non la vedo proprio come la scelta giustissima per fare mining. Però dal momento che prendete una bestia come questa, avete un hardware a casa magari fermo tante ore, potreste valutare di fare l'impiego insomma, che ritenete più opportuno. Poi le ventole girano, secondo me, se comunque il flusso d'aria, sto cercando di vedere che viene generato è tanto, si sente anche un po' di rumore. Quindi alla fine dei conti la temperatura e la CPU secondo me è un po' alta, però la GPU è su una temperatura più che accettabile, quindi magari eviterei di stressare troppo la CPU, ma sulla GPU anzi facciamo così, mettiamo tutto a massimo e vediamo che succede. Obiettivo è scendere al di sotto dei 90 gradi perché CPU sopra i 90 gradi non mi piace. Avete notato che la differenza di rumore si sente adesso, ho messo le ventole al massimo, però vediamo come si traduce in termini di abbassamento delle temperature. Vediamo. Sto riprendendo con il cellulare, non con il solito tool per registrare lo schermo, in maniera da non gravare sul processore anche con il programma proprio per registrare lo schermo. Quindi per farvi vedere in effetti le performance reali del PC senza nessun tipo di carico ulteriore, se non un minimo carico dovuto a
le app che vedete aperte, quindi il browser che sta facendo un download di un file, eh, questo che era Geekbench che ho lasciato aperto ma non sta girando, in realtà il carico adesso è solo di quello che vedete, quindi mining nudo e crudo. Quindi mh, temperatura che grosso modo poi si stabilizza sui 92, ma è da un po' che oscilla tra 91 e 92, 90 vabbè. Se restasse sotto i 90 sarebbe preferibile, quindi magari se pensate di volerlo uccidere col mining, consiglierei un ventilatore, un supporto con ventilatore. Vi lascio nei commenti a proposito sia il PC in questione, sia nella versione i5 che nella versione i7, e poi magari io avevo visto anche un ventilatore specifico con una ventola di dimensioni generose per limitare il rumore, che personalmente se dovete lasciarlo lì a macinare piuttosto che se dovete utilizzarlo attaccato a monitor e tastiere esterni, lo prenderei in considerazione. Riflessione personalissima: questo monitor è spettacolare, però ha 144 Hz, quindi anche volendo giocare direttamente sul portatile non andreste a perdere nulla in termini di performance. Poi un'altra cosa, il colpo d'occhio è bellissimo, la tastiera è proprio bella, la tastiera merita. Vabbè, riflessione mia allora, amici, piuttosto che scaricare 3D Mark o un altro tool, software di benchmark per la GPU, che mi darebbe modo sì di farvi vedere come gira il software di benchmark, ma che giri il software non ci sono dubbi, che giri bene non ci sono dubbi, e quindi comunque non avrei modo di darvi un confronto comparativo tra questo portatile e un altro portatile. Io vi faccio vedere, io mi rivolgo agli esperti del settore, quindi prendo un confronto di performance tra le varie schede grafiche presenti sui notebook, e in particolare vi faccio vedere come questa che vi sto evidenziando, che è la GPU montata su questo notebook, si collochi nei primi posti della classifica. Vedete che qui sono stati fatti più test utilizzando più tool di benchmarking, e vediamo che chiaramente la 3080 è di livello superiore, però lo stesso discorso la 1080 SLI, così come la 1070, però subito dietro, quindi comunque nei primissimi posti, si colloca sta bestia, questa qui, la nostra scheda, quella che ho per le mani. E Surclass ha tanti concorrenti. E ripeto, per quello che costa, che vi sto mostrando, credo difficilmente si riesca a trovare meglio. Vi faccio vedere, questo è il computer che ho per le mani io, e come vi dicevo, probabilmente questo è al momento non disponibile. Ecco, sarebbe stato un affare ancora migliore, perché senza sistema operativo però monta una CPU che è un i7 piuttosto che un i5, sempre di 10ª generazione. Quindi, giusto per fare un confronto tra quello che mi mostrava Amazon, passando a questo PC qua, che era quello che Amazon mi sponsorizzava, vediamo che la scheda grafica passa dalla 3060 alla 1650. Vogliamo vedere dove si colloca questa qua? Vediamo. Vabbè, qua diciamo il punteggio è di 36.9 contro quello della nostra che era 54.2. Avete capito quando dicevo all'inizio che questo secondo me è il miglior compromesso tra prezzo e performance? Lo vedete un pochino da questi numeri che parlano più di 1000 parole. Quindi spero vi sia piaciuto questa brevissima mini recensione di questo notebook. Purtroppo non posso giocarci, purtroppo lo devo dar via velocemente, però per il poco tempo che avevo a disposizione ho cercato di metterlo sotto torchio e di farvi vedere come si comporta mettendolo, chiaramente uccidendolo in termini di performance con il mining, che era una richiesta specifica che avevo ricevuto, e facendovi vedere come
utilizzando i numeri prodotti dagli esperti di settore, questa macchina sia davvero una gran bella macchina e per la cifra a cui viene proposta credo sia al momento il miglior computer da gaming che si possa trovare intorno a 1000 euro, 1100 euro. Trovate il link per l'acquisto in descrizione, come vi dicevo anche il link per l'acquisto della base con la ventola, chiamiamola silenziosa, che penso sia la soluzione migliore se volete utilizzarlo, attaccata a uno schermo esterno. Ciao a tutti! Se avete dubbi, come al solito, scrivetemi nei commenti e cercherò di rispondervi appena possibile. E vi saluto. Ciao a tutti!